Salve a tutti, il video di oggi sarà un po' meno tecnico del solito, ma spero altrettanto interessante. Oggi cercheremo di capire come replicare i rig di Gilmour e dei Pink Floyd sui nostri fractal e andremo a farlo esplorando come sono stati questi rig nel corso degli anni, andando epoca per epoca, vedendo come si è evoluto il suo setup. E dunque iniziamo subito dagli early years, ovvero i primi anni dei Pink Floyd, successivi all'addio di Syd Barrett e all'ingresso di David Gilmour appunto nella band. In questi primi anni il rig di Gilmour era abbastanza semplice, consisteva ovvero soltanto di un fuzz face al germanio, di un wah-wah della Vox, presumibilmente un V846, dell'unità Echo che probabilmente è diventato uno dei marchi di fabbrica dei Pink Floyd, ovvero il Binson Echo Rec, e di un amplificatore che non era ancora il suo caro vecchio iWatt, ma era un amplificatore Selmer che probabilmente ha ricevuto in dote o comunque ha tratto ispirazione da Syd Barrett che li usava, e lui a sua volta probabilmente è stato influenzato dai Beatles, visto che loro appunto usavano quegli amplificatori nei primi anni. Purtroppo questi amplificatori sono abbastanza rari e quindi è difficile anche trovare informazioni, ma da quel poco che ho trovato sembrerebbero essere molto simili ai primi Marshall dell'epoca, anche se suonavano abbastanza diversi. Diciamo sono un po' un incrocio fra un Marshall e un Vox, quindi se volete replicare quei suoni magari provate con uno di questi amplificatori. Io per questi suoni preferisco usare una delle simulazioni che preferisco in generale nel mondo fractal, ovvero quella del Morgan AC20, che poi non sarebbe altro che un Vox AC15 modificato, però siete liberi di sperimentare. Syd Barrett prima e Gilmour dopo hanno usato questi amplificatori sostanzialmente per registrare i primi due album dei Pink Floyd, cioè The Piper at the Gates of Dawn e A Saucer Full of Secrets. Dopodiché Gilmour è passato agli iWatt, almeno per suonare dal vivo, perché in studio in realtà ha usato spesso anche altri amplificatori, soprattutto Fender, come il Dual Showman, il Twin Reverb, il Bassman e diversi anni dopo anche l'Alembic F2B, che non è nient'altro che il preamp di un Twin Reverb, nonché durante il tour di The Wall anche una testata Mesa, di cui però usava appunto soltanto il preamp collegato al finale dell'iWatt. Ma questo lo vedremo più avanti, intanto concentriamoci sui primi anni appunto. Tornando agli iWatt, Gilmour li ha sempre usati come base per il proprio suono, ovvero un suono ultra pulito con tanta headroom, per poi andarlo a colorare con l'uso di vari pedali, anche se nei primi tempi questi pedali erano pochissimi, ma nonostante questo riusciva comunque a creare una bella varietà di suoni sfruttando la dinamica della sua chitarra. Ad esempio il fuzz face, se lo tenete con il gain al massimo, col volume della chitarra al massimo, suonerà come appunto un fuzz molto distorto, invece andando ad abbassare la manopola del volume della vostra chitarra si otterranno tante sfumature di gain, e questa era una cosa che Gilmour all'epoca usava molto spesso. Inizialmente poi sull'iWatt usava soltanto un canale, presumibilmente il Brilliant, visto che comunque il suono era molto più scarno di basse rispetto ai suoni più recenti. Però già all'epoca probabilmente cominciava a sperimentare alcuni modi per modificare un po' la risposta in frequenza dell'amplificatore. Infatti in questa foto che ho trovato, che risale al 1971, cioè sostanzialmente il periodo fra Atom Heart Mother e Metal, vedete che qui ha praticamente due cavi che entrano nell'amplificatore, però alla testata è stata tolta la manopola del Brilliant, quindi c'era già qualche modifica, non sappiamo di preciso cosa. E poi queste testate andavano a finire in quelle che sono state le sue compagne di vita un po' per tutta la carriera, ovvero le casse WEM Starfinder. E quindi andiamo a vedere come replicare questo setup sui nostri device. Per prima cosa vi consiglio di disattivare
il noise gate o quantomeno di non usare i gate classici, ma piuttosto magari il noise reducer, che andrà sostanzialmente solo a ridurre un po' il fruscio, quindi non taglierà totalmente il suono mentre suonate. Vi dico questo perché andando ad agire appunto sulla manopola del volume della chitarra è un po' come se ogni volta che lo fate andate ad alzare il threshold. Di conseguenza, quando il volume è molto basso, il suono verrà tagliato troppo presto dal gate e vi taglierà le code delle note, e ovviamente questo non lo vogliamo. Un'altra cosa che vi consiglio se avete FM9 o AXFX, purtroppo sull'FM3 non è disponibile questa funzione, è quella di settare l'impedenza dell'input 1 su auto. In questo modo, quando andrete ad attivare il fuzz, l'impedenza passerà da 1 mega a 22k. E questo ci consente di ripulire molto meglio il suono del fuzz quando abbassiamo appunto la manopola del volume. Vi faccio sentire. Così è tutta aperta. Se l'abbasso succede questo. Invece se settate questo a 1 mega si ripulirà pure il suono, però avremo un po' troppe alte quando andiamo ad abbassare il volume e comunque non si ripulirà totalmente come invece avviene quando è settato su 22k. Primo blocco da mettere in catena ovviamente è il wah, modello VX846, che sarebbe appunto il Vox che usava Gilmour, anche se in realtà non ha fatto tutto questo uso del wah, cioè lo troviamo solamente in un paio di canzoni. Possiamo dire che lo ha usato più spesso in un modo poco convenzionale, ma questo lo vediamo fra poco. Dopo il wah andiamo appunto a mettere il nostro fuzz face, che per i primi album deve essere appunto un fuzz al germanio, quindi qui in clip type lo lasciamo settato sul germanium, mentre per gli album successivi a partire da Metal Gilmour ha iniziato ad usare un fuzz al silicio, quindi possiamo replicarlo benissimo semplicemente andando a cambiare questo settaggio. Lo mettiamo su silicon. Il fuzz al silicio ha un suono un po' più duro rispetto a quello del germanio e probabilmente anche un po' più di gain. Nel solo di Atom Earth Mother che avete sentito all'inizio del video ho usato appunto un fuzz al germanio, ma con la manopola del volume quasi completamente abbassata, ce l'avevo settata all'incirca 4-5. In questo modo ottenevo quel suono quasi pulito, non da fuzz. Se invece vado ad aumentare il volume succede questo. Poi il blocco delay ci serve per andare a simulare il Binson Ecorec. In questo caso ho scelto il monotape perché a livello sonoro diciamo è quello che si ci avvicina di più. Il Binson non era un vero e proprio eco a nastro perché al posto del nastro appunto aveva un rotore magnetico dove poi erano presenti 4 testine di registrazione e 4 di playback che consentivano fondamentalmente di avere 4 linee delay in parallelo, ovvero circa 75 millisecondi, 150, 225 e 300. Gilmour però la maggior parte delle volte usava soltanto l'ultima testina, cioè quella a 300 millisecondi, o in alcune canzoni magari quella a 225. Quindi in questo caso non ci interessa avere più di una testina attiva e possiamo di conseguenza simularlo col blocco delay normale. Io poi attraverso alcune registrazioni di Ecorec veri, alcune delle quali mi ha dato un mio amico che ne possedeva uno vero, e poi anche attraverso alcune simulazioni che trovate sotto forma di plugin DST, sono andato a modificare l'equalizzazione del delay per dare una risposta il più simile possibile a quella del Binson, e trovate qui la curva. E stessa cosa ho fatto per la modulazione. Ovviamente il risultato non sarà al 100% identico, anche perché il Binson era una macchina abbastanza complessa, aveva un vero e proprio preamplificatore valvolare al suo interno, quindi ci sono anche tanti aspetti del suono dovuti a quello. Però
come approssimazione va più che bene anche questa. Il delay l'ho messo prima dell'amp perché preferisco come risponde in questo modo, perché comunque l'amp è settato in modo che abbia un suono pressoché pulito, di conseguenza non ci sarà il solito problema che c'è quando si mette un delay prima delle distorsioni, cioè non avremo quel suono impastatissimo, però metterlo prima dell'amp in questo caso contribuisce ad avere il suono del delay un po' più incollato, diciamo così, al suono dry, in quanto mettendolo prima dell'amp le ripetizioni del delay andranno ad essere un po' compresse quando stiamo suonando e quindi avremo questa sorta di ducking naturale. Inoltre spesso metto un secondo blocco amp per andare a preservare la stereofonia del delay anche quando è messo prima dell'amp, e quindi appunto copio il settaggio dell'amp sul secondo, quindi i due amp saranno identici però pannati uno a sinistra e uno a destra. E ovviamente state attenti anche a settare input select su left e right rispettivamente, altrimenti non avrete il suono stereo. Per creare un po' di stereofonia nel blocco delay si ottiene un effetto carino andando a modificare head 2 ratio. È un po' come se avessimo due testine in questo blocco delay. Di conseguenza se ne settiamo una ad un valore un po' inferiore al 100%, ad esempio così 99.7, si andrà a creare questa piccola differenza tra i canali sinistro e destro. E questa piccola differenza sul tempo del delay dà un po' l'impressione che le ripetizioni si spostino verso destra man mano che vanno decadendo. E dopo il delay ovviamente troviamo il o i blocchi amp. Ovviamente il modello selezionato è high power, che sarebbe appunto l'I-Watt. Io uso sempre praticamente la versione jumped, ovvero quella con gli ingressi linkati, cosa che Gilmour usa spesso fare da circa 50 anni, anche se come dicevamo prima in questi primi anni lui probabilmente usava soltanto il canale Brilliant, che qua si chiama treble. In sostanza se andiamo ad abbassare il normal il modello sarà pressoché identico a quello Brilliant. Io qui ho copiato pari pari i settaggi che si trovano online su siti come Gilmourish o Giampaolo Noto, dimostrazione del fatto che i modelli di Fractal sono molto accurati. Ovviamente c'è sempre da tenere presente che i potenziometri di un amp non sono mai uguali anche fra due esemplari dello stesso amp, perché entra in gioco anche la tolleranza di costruzione dei potenziometri stessi, ma anche di tutta la circuitazione interna. Quindi non è che mettendo sti settaggi avrete esattamente lo stesso suono dell'amp di Gilmour, però già è un buon punto di partenza. Poi ovviamente usate sempre le vostre orecchie, andate a modificare i valori come meglio credete. E se copiare i settaggi può essere un buon punto di partenza, questo vale per tutti i parametri nel caso dell'I-Watt ad eccezione del master, perché il master sugli I-Watt veri è un potenziometro lineare, mentre nella simulazione di Fractal è logaritmico. Questo significa che il settaggio che solitamente usa Gilmour, torno ad ore 9, ore 10, sui Fractal si traduce in un valore che va dai 6 ai 7. Io qua l'ho messo a 6.6 infatti. Anche qui andate sempre ad orecchio ovviamente. Poi le uniche altre modifiche che ho fatto all'amp sono settare il grid bias al 70% perché riscalda un po' di più il suono del finale, e anche power tubes mismatch. Questo in sostanza simula una differenza di bias fra le valvole del finale e lo rende a mio parere un po' più realistico, perché nel mondo reale è praticamente impossibile che tutte e quattro o tutte e due le valvole del finale abbiano esattamente lo stesso bias, perché anche lì ovviamente entrano in gioco le tolleranze di costruzione, anche con coppie o quartetti di valvole matchate. Poi oltre a questo, come al solito, sono andato a modificare un po' i parametri relativi allo speaker per dare un po' di colorazione in più rispetto ai settaggi di default, e inoltre sono anche andato a cambiare la curva di impedenza. Quella di default dell'I-Watt è questa, io ho selezionato un'altra che è di un'altra cassa I-Watt.
Nessuna delle due purtroppo sarà quella dell'IR che andremo ad usare, IR che è l'unico che troviamo sulle macchine creato da una WM Starfinder, ovvero il numero 156 della cartella Legacy. Questo è un IR di The Amp Factory e quindi lo trovate anche in uno dei loro cab pack, che è abbastanza costoso tra l'altro, perché non contiene soltanto questa cassa ma anche decine di altre. In compenso sul sito di Giacomo Pasquali trovate un cab pack dedicato alla WM Starfinder e costa 20 euro. Tra l'altro è anche incluso un software che vi consente di muovere il microfono davanti alla cassa, un po' come le Dynacab. Potrebbe essere una buona alternativa. Io sinceramente non ho provato questo cab pack, però ne ho provati altri di Giacomo Pasquali e sono ottimi, quindi dovreste andare abbastanza sul sicuro. Poi sempre nel blocco cab sono andato ad attivare il preamp col tipo Transformer in questo caso, per andare un po' a simulare la risposta delle console dei preamp che usavano i Pink Floyd per registrare, ovvero quelle degli studi EMI che all'epoca erano appunto basate sui trasformatori. E sempre col preamp sono anche andato a boostare un po' le medie frequenze di 3 decibel. Una cosa da tenere ben presente quando si creano suoni per i Pink Floyd, ma per band degli anni 60-70 in generale, è quella di non essere assolutamente timidi col filtro high cut, in quanto all'epoca spesso le alte delle chitarre venivano tagliate pesantemente, magari anche per cercare di mascherare alcuni problemi della strumentazione dell'epoca, ad esempio il fruscio introdotto dai preamp o dal nastro. Di conseguenza si usava andare ad applicare dei filtri molto aggressivi sulle alte frequenze. In questo caso io qua l'ho settato a 5000 Hz, perché altrimenti il suono, specialmente quando si tratta di fuzz, rischia di diventare un po' troppo zanzaroso. Vi faccio sentire la differenza. Infine ho messo un riverbero, in particolare il tipo London Plate. Al contrario di quanto spesso dicono su questi siti che parlano di Gilmour o sui forum, il riverbero, almeno secondo me, resta un effetto fondamentale per replicare i suoi suoni, anche perché magari sì, non lo usava dal vivo, anche perché erano poco pratici all'epoca, ma in studio su quasi tutti i suoi soli il riverbero è presente, e spesso quello che veniva usato era un plate reverb, perché quello che si usava all'epoca negli studi EMI. Molto probabilmente è le MT140 che questo tipo London Plate dovrebbe simulare grosso modo. In realtà nell'aggiornamento che da poco è uscito per l'AXFX c'è una vera e propria simulazione di questo riverbero, quindi si spera che presto arriverà anche su FM9 ed FM3. Nell'attesa però usiamo questo. Poco fa ho accennato al fatto che Gilmour avesse utilizzato il wah anche in maniera un po' poco convenzionale. In pratica, grazie all'errore di un suo tecnico durante le preparazioni per un concerto, ha scoperto che se il wah viene collegato al contrario, cioè con la chitarra collegata all'uscita del pedale, questo iniziava a produrre dei suoni strani quando venivano mossi i potenziometri della chitarra. Questo perché l'induttore del wah entrava in risonanza con i pick-up,
Insomma, non sto qui a spiegarvi anche perché non ne sarei in grado. Però grazie a questa scoperta accidentale è nato uno dei suoni che è diventato uno dei marchi di fabbrica di Gilmour e dei Pink Floyd, ovvero il cosiddetto effetto gabbiano. Che sarebbe questo? Ovviamente noi sul Fractal non abbiamo la possibilità di collegare un effetto al contrario, anche perché in digitale non si creerebbe lo stesso fenomeno che con un wah vero, ma abbiamo la possibilità di replicarlo in altri modi. In particolare io l'ho fatto col blocco synth, cercando cioè di replicare quel suono in modo sintetico e collegando poi i vari LFO e il pedale di espressione ad alcuni controlli del synth, in modo da replicare anche il comportamento e poterlo controllare con un pedale di espressione. E anche voi potrete usarlo col pedale di espressione attraverso questo preset che vi condividerò insieme a tutti gli altri che vedrete in questo video. E a proposito di questo voglio fare una piccola parentesi. Io avevo condiviso la versione originale di questo preset sia sul forum di Fractal che su Exchange circa 7-8 anni fa, adesso non ricordo di preciso, e l'avevo condiviso gratis. Un bel giorno invece, 3-4 anni fa credo, un famoso e simpaticissimo youtuber italiano ha copiato pari pari questo effetto dalla mia patch, l'ha spacciato come un suo lavoro, una sua idea e ha messo in vendita una patch che conteneva questo effetto. In sostanza ha preso una cosa che era già disponibile gratis e l'ha messa in vendita col suo nome. Ora, io all'epoca l'ho contattato per farglielo presente, ma lui mi ha risposto che era solo una coincidenza e che l'idea gli era venuta spontaneamente, non aveva copiato da nessuno, però a me sta cosa sinceramente puzza un po'. Anche perché dal suo video si capisce abbastanza bene che funziona esattamente allo stesso modo e suona allo stesso modo, quindi mi sa tanto un po' di scusa. E a questo proposito io voglio farvi una promessa, cioè che tutto quello che condividerò su questo canale sarà sempre gratuito, non ci saranno né preset né IR né lezioni a pagamento, perché il mio obiettivo è quello di creare una vera comunità attorno a questo canale e non semplicemente una platea di potenziali clienti. Comunque, detto questo, torniamo alle cose serie. A partire da Dark Side of the Moon, ma in realtà anche dall'album precedente, ovvero Obscured by Clouds, che io considero un po' un prototipo di Dark Side per quanto riguarda le sonorità, Gilmour ha iniziato ad ampliare il proprio setup, nello specifico aggiungendo un paio di pedali, di cui poi ha fatto largo uso anche negli album successivi, ovvero il Color Sound Power Boost, che circuitalmente in realtà è molto simile al Fuzz Face, ma a differenza di questo ha un equalizzatore attivo e un buffer in ingresso che David usava per boostare il suo fuzz appunto, ma anche per ottenere dei suoni di overdrive più leggeri. L'altro pedale invece era l'Univibe, che è nato per emulare gli speaker rotanti come i Leslie, ma che in realtà aveva un suono abbastanza diverso da questi e che poi è diventato iconico per l'epoca, anche per tutti i chitarristi famosi che lo hanno usato, sia Gilmour appunto, ma anche Jimi Hendrix e tanti altri. L'Univibe lo sentiamo in tantissime canzoni di Dark Side. Oltre a questi due pedali ha iniziato a usare anche degli speaker rotanti, dapprima con Leslie che era però pensato più per gli organi che per le chitarre, e poi col maestro Rover che non è nient'altro che la parte degli horn di un Leslie, cioè gli speaker rotanti che si occupano delle alte frequenze soltanto, e che rispetto a Leslie sicuramente erano molto più leggeri da trasportare.
quindi andiamo a vedere come inserire questi nuovi effetti nella nostra catena. Prima di tutto mettiamo il nostro Univibe e sui Fractal la simulazione proprio dell'Univibe è il Classic Vibe. Questi sono i settaggi che uso io, ve lo faccio sentire. In questo suono avevamo appunto l'Univibe più il Fast Boost. Ho messo il Fast Boost perché noi non abbiamo una vera e propria simulazione del Power Boost, però provando i vari effetti questo mi sembra quello che ci somiglia di più. Anche qua avete a disposizione l'equalizzazione, ovviamente non sarà stessa a quella del pedale, però diciamo che si riesce ad ottenere un suono su quelle linee. E sul solo di Time che avete sentito poco fa, la catena effetti era questa che vedete, ovvero Fuzz Face al silicio, lo stesso di quello che avevamo usato prima, Fast Boost appunto, un'altra simulazione del Benson, però stavolta con 4 testine attive, perché su Time Gilmour ha usato questa combinazione. Questo si nota soprattutto nell'intro di Time, cioè quando fa questo. Questo effetto particolare dell'intro lo potete ottenere soltanto mettendo il multi delay appunto con tutte e 4 le testine attive. Anche qua ho copiato la stessa equalizzazione che avevamo nel blocco delay normale, non suona esattamente uguale a quello perché l'algoritmo è leggermente diverso, però siamo sempre lì, non abbiamo una simulazione perfetta, però ci avviciniamo abbastanza a quel suono. Dicevo, nell'intro appunto ho usato questo effetto con l'input gain settato al 55%, mentre nel solo l'input gain è settato molto più basso perché serve a dare solo un po' di ambiente. Sia questo che il riverbero, sempre London Plate, questo invece è al 60%. Poi dopo gli amp invece c'è un delay, perché nella versione studio si sente questo delay di circa un secondo che ripete tutto il solo. Anche questo è abbastanza di sottofondo in realtà, qua ho messo l'input gain al 15%, però diciamo aiuta a ricreare esattamente il suono che cerchiamo. Senza questo delay si sente che è un po' più scarno rispetto alla versione studio. Poi l'Univibe è molto presente anche in Any Color You Like ed è settato in modo abbastanza diverso. Se prima avevamo il rate a circa 1 Hz, in Any Color You Like si sente invece questa modulazione molto veloce. Io qua l'ho settata a circa 7.5 Hz che dà appunto quel suono. Molti credono che quel suono sia dovuto invece a dei rotary speaker, appunto al maestro Rover o al Leslie, ma in realtà facendo varie prove secondo me è l'Univibe perché è quello che ci assomiglia di più, almeno fra le simulazioni di Fractal. Ve lo faccio sentire. Un altro effetto che invece è stato usato praticamente solo per una canzone in tutta la carriera di Gilmour è il Capex tremolo e lo sentiamo nell'introduzione di Money. In questo caso ho usato un bias trem a circa 10.8 Hz e depth al 65%. Arrivando poi all'epoca di Wish You Were Here, vediamo comparire nella pedaliera di Gilmour l'MXR Phase 90, che va a sostituire però l'Univibe. Questo pedale possiamo sentirlo nel famoso in Shine On You Crazy Diamond, ma anche in Have a Cigar e nella seconda parte di Shine On You Crazy Diamond, anche sul basso tra l'altro. Durante le sessioni di registrazione fa la sua comparsa anche un Fender Dual Showman. Come potete vedere nella foto qui accanto, Gilmour infatti è davanti appunto a questo Fender, alla sua testata iVat con la cassa WEM
e un po' più lontano sulla destra il Leslie. Probabilmente tutti e tre gli amp sono stati usati in una certa misura in ogni canzone, magari cambiando anche in fasi di mixing quali dei tre fosse più presente rispetto agli altri. Quello che non si conosce per certo è come Gilmour abbia ottenuto il suono nell'intro di Shine on You Crazy Diamond, perché a quanto pare è stato registrato mandando la chitarra direttamente dentro la console senza passare per nessun amp, e quindi lì non si sa di preciso cosa abbiano fatto i tecnici, non c'è dato saperlo. In compenso però proveremo a ricreare quel suono nella sua versione live più recente, ma questo lo vedremo più avanti. Visto che siamo già oltre mezz'ora di video, ho deciso di dividerlo in due parti. Tutti i preset e i blocchi che abbiamo visto in questo video li trovate in descrizione. Come già accennato in precedenza, sono totalmente gratuiti. L'unica cosa che vi chiedo in cambio è di iscrivervi al canale e ci rivedremo fra pochi giorni per la seconda parte, in cui continueremo questo viaggio nel mondo di Gilmour e dei Pink Floyd, andando a vedere come si è evoluto il setup da Animals in poi. A presto!